Parma is a city where elegance meets industriousness, where culture thrives alongside production and tradition intertwines with innovation. Parma è una città splendida sotto tanti punti di vista. Fin dai primi giorni mi sono sentito a casa e mi sono sentito accolto bene da questa città e dalla sua gente. Credo che sia stata un po' la mia fortuna, quella di essere sempre lasciato libero da parte dei miei genitori senza avere la pressione di ripercorrere un po' le orme di mio papà. Ciao, sono Enrico Delprato e vivo a Parma. Parma credo che sia una di quelle città ideali per un giocatore dove giocare, perché ti permette di lavorare senza troppe pressioni. Il pubblico è esigente, però ti lascia comunque allo stesso tempo molto tranquillo e quindi questo credo che sia fondamentale per un giocatore, perché ti dà modo di lavorare, però sapendo che se tu sei un giocatore, sei un ragazzo che ha delle ambizioni in una piazza esigente comunque come qui a Parma, credo che sei nel posto giusto. Ti permette comunque di avere una vita anche al di fuori del calcio, e non tutte le città in Italia ti permettono di fare questo. La città di Parma è universalmente nota per la musica lirica, infatti qui siamo al Teatro Regio, che è il più importante a livello cittadino, a livello italiano. È un gioiello di Parma, tra l'altro è uno dei teatri più antichi di tutta Italia, perché è stato inaugurato nel 1829 e è uno spettacolo. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di essere invitato qui al Teatro Regio a vedere la prima della Tosca. E credo sia uno spettacolo soltanto a guardarlo, e ho dei bellissimi ricordi tra l'altro di questo teatro. Per me il calcio è l'amore, è la passione che mi accompagna praticamente da ormai 20 anni, e poi credo che sia una scuola di vita, perché ti insegna fin da quando sei piccolino ad accettare la sconfitta, accettare gli errori dei compagni, accettare di poter perdere, di gioire quando ci sono le belle vittorie. E poi c'è il Festival della Serie A, segno che Parma ha saputo guadagnarsi un posto centrale nel racconto del calcio italiano. È bello che il calcio venga celebrato anche così, fuori dal campo, dando spazio ai valori che lo rendono speciale. Io sarò sempre grato al calcio, perché mi permette di vivere questa vita, e mi reputo molto fortunato. E quindi credo che il teatro, come nel calcio, sia il posto dove un tifoso, comunque una persona, può venire a vedere, a creare un'emozione. E qua è veramente uno spettacolo bello. Il calcio è anche quello, non soltanto l'aspetto calcistico vero e proprio, ma cercare di dare un'emozione allo spettatore, no? A land of taste and vision, Parma doesn't speak loudly. It makes itself known through details, consistent quality, and a quietly confident identity.
I costruttori italiani di macchine per l'imballaggio e il confezionamento sono al primo posto della Serie A mondiale da anni. Con un fatturato di 10 miliardi di euro e oltre 600 aziende, esportano l'80% della produzione, contribuendo in maniera determinante alla bilancia commerciale dell'Italia. Parma è una città che sa unire qualità e precisione, sia nel calcio che nell'industria. Qui a Parma e in generale in Emilia-Romagna c'è la capitale mondiale dell'imballaggio. Parma è così, bellezza e produttività. Qui non si tratta solo di giocare bene, ma di costruire qualcosa di solido, di strutturato. Cosa unisce un calciatore di Serie A e una macchina per l'imballaggio? Direi la precisione del movimento, così come il calciatore giorno per giorno allena i propri muscoli per contribuire al buon risultato della sua squadra, così le macchine per l'imballaggio con movimenti precisi, ripetitivi e velocissimi consentono a tutti noi di consumare dei prodotti confezionati che mantengono inalterate le loro caratteristiche di salubrità e di buona durata. Nel calcio, come nella produzione, nulla può essere lasciato al caso. Ogni passaggio, ogni movimento deve essere ben preciso e ben studiato. Lavoro, bisogna lavorare. In Serie A sono tutte partite difficili. A volte abbiamo avuto poca lucidità sotto porta, ma siamo stati bravi a reagire e a crederci. La vittoria è bella perché comunque tu per arrivare alla vittoria fai anche tanti sacrifici, a volte sacrifichi anche dei momenti che puoi passare con la tua famiglia, e quando questi sacrifici vengono ripagati da una vittoria è bello e pensi che ne valga la pena, no? Questo non voglio dire che quando perdi è tutto da buttare via, anzi, quando si perde poi bisogna ripartire con ancora più entusiasmo, con ancora più voglia, per poi assaporare il sapore della vittoria, che è la cosa più bella che c'è, è inutile negarlo. È anche facile dialogare con i tifosi. Quanti anni avete, ragazzi? 21. Io, venendo da Bergamo, trovo anche molta somiglianza con la mia città, perché le persone sono molto simili, non sono invadenti quando ti chiedono le foto, quando ti chiedono degli autografi, sono sempre molto educate e rispettose, e tra l'altro sono anche molto vicine alla squadra. Io mi ricordo il primo anno che sono arrivato qui, le cose non andavano bene, però loro ci sono stati vicini fin dal primo giorno, e quindi questo è una cosa fondamentale per la crescita di una squadra. Giocate a calcio anche voi? Ho giocato al massimo in terza categoria. Vabbè, quello è il calcio vero, però. Sì, no, sicuramente. Per me personalmente è un piacere stare in mezzo a loro. Oh, chiama i tuoi amici, visto che fanno... Sì. Venite qua, dai! Vieni qua! Andiamo... Ho fatto tutto per questa squadra, anche il portiere. Nessuno l'avrebbe mai pensato. È stata una cosa frettolosa. In un match contro il Napoli avevamo finito i cambi, c'era la necessità di mandare qualcuno in porta. Il capitano decide di indossare la maglia di Cicizzola e di andare in porta. E mi sono guardato con l'allenatore e sono andato io. Tutti insieme accogliamo i Crociati in campo. Io penso che poi al di fuori del calcio noi siamo tutti ragazzi normali, anzi tante volte si pensa sempre che vengono visti un po' i giocatori, i calciatori come delle persone particolari o speciali, ma in realtà siamo ragazzi come gli altri e tante volte vogliamo essere trattati come tali. Però devo dire che conducono una vita molto, molto tranquilla, molto semplice, e mi piace vivere così. Non sono una persona che gli piace stare sotto i riflettori. Ho dei miei hobby, delle mie passioni,
che però sono quelle di un semplice ragazzo che cerca di essere il più spensierato possibile, di pensare al calcio e nei momenti in cui c'è la pausa o quando finisce l'allenamento di godersi anche altre cose. Idolo principale, diciamo come punto di riferimento, poi all'interno della mia famiglia ho sempre avuto mio papà, perché credo che sia grazie a lui che ho iniziato ad avere la passione per il calcio, perché mi ricordo che fin da piccolino andavo a vedere le sue partite allo stadio di Bergamo, che allora si chiamava lo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, ed erano i momenti più belli perché li passavamo in famiglia insieme a mia mamma, ai miei nonni. Momenti bellissimi che mi porterò dietro per sempre. In Parma, beauty is never just for show. It's crafted to serve a purpose. A city that builds value both on and off the field. Sono Enrico Delprato, capitano del Parma, e penso che nel calcio, come nella vita, bisogna dare l'esempio con i fatti e non soltanto con le parole. Una volta finito di giocare a calcio mi piacerebbe solo di aver dato qualcosa nelle città e alle tifoserie dove sono stato. So che magari non sarà così dappertutto, però mi auguro quello di lasciare un bel ricordo alle persone che vengono allo stadio a vedere le partite e basta, tutto qua.